Ciao a tutti, benvenuti al mio canale GreedyWeb. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto il video. Come anticipato nella torta quella alle mele, se ve lo siete persi vi metto il link su e giù nell'info box. Oggi faremo i cornetti, che non sono i croissant, sono i cornetti all'italiana. Cornetti e croissant si differiscono dagli impasti, uno parte magro e poi si aggiunge più burro, uno parte più grasso, i cornetti, e si aggiunge meno burro poi per sfogliare. Per fare questo primo impasto, per fare i cornetti, iniziamo dal polish o lievitino, e per fare questo primo impasto ci vogliono 100 g di farina, 55 g di acqua e 5 g di lievito. Questo per fare, io sto facendo mezza dose. Mettiamo i 5 g di lievito nell'acqua. L'acqua deve essere a 37 gradi, comunque temperatura del vostro corpo. Sciogliamo e facciamo questo primo impasto, un po' come facciamo con l'angelica. Se volete vi metto il link anche quello su, che si prepara un primo impasto, un lievitino. Fatto il primo impasto, mettiamo la pellicola e facciamo lievitare un'ora. A dopo. Dopo 40 minuti mettiamo da parte il lievitino e iniziamo con il secondo impasto. Per il secondo impasto servono 110 g di zucchero che abbiamo messo già nella ciotola, 125 g di acqua, 10 g di malto, 125 g di uova, sarebbero circa 2 uova e qualcosina di un altro uovo, comunque pesateli, 5 g di lievito, 400 g di farina, 110 g di burro, buccia di mezza arancia, estratto di vaniglia oppure una bacca di vaniglia, 10 g di sale e andiamo a impastare. Mettiamoli in quest'ordine. Iniziamo mettendo lo zucchero e i liquidi, 10 g di malto, le uova, sciogliamo il lievito nell'acqua e aggiungiamo il resto. E iniziamo a lavorare. Adesso, mentre che il gancio sta lavorando, aggiungiamo la farina poche per volta. A questo punto aggiungere il lievitino. Mentre lui continua a lavorare, noi ci prepariamo in una ciotola il burro, lo lavoriamo con un cucchiaino, aggiungiamo il sale, mezza bacca di vaniglia oppure un cucchiaino di estratto di vaniglia e la buccia d'arancia, mezza, perché è mezza dose. Gli aromi si lavorano con il burro perché il burro ha la proprietà di veicolare gli aromi per tutto l'impasto, per cui lo lavoriamo con il burro. Adesso, mentre questo lavora, noi ci lavoriamo questo. Aggiungiamo adesso il burro poco alla volta all'impasto. Adesso giochiamo con le velocità fino a che lascia la ciotola pulita. Come vedete sta iniziando a incordarsi nel gancio, è quasi pronta, lasciando, come vedete, la ciotola pulita. A questo punto è pronta, si è incordata nel gancio. Togliamo il gancio, mettiamo la pellicola, facciamo riposare un'ora prima di posarla nel frigo. Dopo un'ora prendiamo un po' di farina, tiriamo fuori la pasta che abbiamo fatto lievitare. Tanto per dirvi, va, guardate qua, come vedete bella morbida. Prendiamo un pezzo di pellicola
La mettiamo in un piatto. Questa va in frigo tutta la notte o almeno 12 ore di riposo. A domani! Nel frattempo abbiamo pesato 225 grammi di burro. Prendiamo un sacchetto di questi per congelare. Il burro è morbido perché l'abbiamo tenuto fuori per tutto il tempo, per cui è bello morbido. Mettiamo dentro e ce lo prepariamo per domani. Dico come: un mattarello di legno e dobbiamo farne un piccolo rettangolo. Ci aiutiamo col mattarello per far uscire l'aria. Chiudiamo. Questo va posto in frigo insieme alla pasta per tutta la notte. Rieccoci la mattina dopo, prendiamo la pasta che è bella morbida e il nostro burro, li tiriamo fuori entrambi dal frigo così si ammorbidiscono. Lo tiriamo in un rettangolo che deve essere il doppio di questo. Come vedete è il doppio, anche di più. Cioè, l'accorciamo, l'aggiustiamo, spostiamo questo e vi faccio vedere come si apre, incidendo il sacchetto. Apriamo il sacchetto, ci mettiamo di nuovo questa qui, ripieghiamo la pasta su se stessa, sigilliamo i bordi e cominciamo con la prima stirata. Pressiamo e non stiriamo, così facciamo andare il burro da tutte le parti. Facciamo la prima piega a 3. Prendiamo il nostro panetto che è chiuso a 3 e lo mettiamo in frigo per almeno un'ora, 2 meglio. Fare questo per altre 2 volte. Dopo un'ora e mezza riprendiamo la nostra pasta, mettiamo della farina, mettiamo il lato piegato da questa parte e allunghiamo. Rimettiamo nel piatto e facciamo riposare altri 40 minuti. Riprendiamo dopo il terzo e adesso facciamo i cornetti. Dobbiamo fare una sfoglia spessa 3 mm, larga almeno 24 cm, qua ne manca ancora 1 centimetro, e lunga quanto serve, cioè quanto viene. Dobbiamo farli 12 cm di larghezza e iniziamo a tagliarli. Fatto questo, facciamo un piccolo taglio di 1 centimetro sotto e arrotoliamo.
la chiusura sempre sotto. Foderiamo una teglia di carta forno e li mettiamo sulla teglia. Adesso allunghiamo la pasta. Le cose sono due: o li congelate, però a quanto dicono praticamente meglio congelarli dopo cotti. Comunque o li congelate o li facciamo così. Ci mettiamo le pellicole e li facciamo lievitare a 26 gradi, non aumentata perché sennò sciogliete il burro va via e non avrete più la sfoglia. Devono raddoppiare di volume, per cui un'ora e mezza. A dopo. Rieccoci dopo 2 ore di lievitazione. Guardate come sono belli gonfi. Togliamo la pellicola. Sbattiamo un uovo con 2 cucchiai di latte e spennelliamo delicatamente i cornetti. Accendiamo il forno a 220 gradi. Adesso prendiamo dello zucchero semolato e ci spolveriamo i cornetti. Questa è una ricetta del maestro Di Carlo, poi metto giù tutte le indicazioni. I cornetti si cuociono preferibilmente vuoti e dopo cotti farciscono, perché altrimenti quando cuociono la crema che c'è dentro l'interno lo mantiene umido, per cui preferibilmente cuocerli vuoti e poi li riempite di crema, marmellata, quello che più vi piace, o ve li mangiate così. Adesso li inforniamo a 220 gradi per 5-6 minuti, poi scendiamo a 180 gradi per altri 7-8 minuti, fino a che sono belli dorati. A dopo! Ed eccoli qua i nostri cornetti. Insegnamento: massimo 5 cornetti per teglia, non 9, vengono troppi. Allora, i cornetti, al contrario dei croissant, sono più morbidi e mantengono la loro morbidezza più a lungo. Non so se riesco ad aprire questo. Sono appena sfornati. Cioè, non si può. Da riempire. Mamma. Ragazzi, sono meravigliosi. Allora, cornetta all'italiana del maestro Di Carlo, sfogliati. Dentro, vedete, sono gonfi, ma dentro, vedete, sono vuoti. Appena freddi mettete la siringa dentro e li riempite. Guardate qua, guardate qua. Aia. Questo me lo mangio io. Questo è un cornetto tutto per voi, ragazzi. Buonissimi. Allora, la mangio dopo. Volete sapere cosa facciamo nel prossimo video? Faremo i croissant. Per cui continuate a seguirci. Dopo i cornetti, il croissant. Ciao a tutti!